Verde, 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 ci siamo. Parte la 24 ore di Daytona, prima tappa del campionato IMSA 2025. La grande Porta Santa da cui storicamente si passa per entrare nella stagione del motorsport. Racing si presenta con un equipaggio che ha una storia nella storia. Prove complicate, complice anche una macchina zavorrata. La numero 47 se la gioca tra i primi. Cambio volante in famiglia, scende Roberto, sale Nicola Corte. Prima esperienza in una gara di durata, ruote coperte, dopo un anno in Formula 4, un anno in Formula Regional, adesso sta per debuttare in Formula 3. Bandiera gialla, ultimo sole su Daytona, intanto pazzesco, secondo posto per il giovane Nicola Corte, una progressione sorprendente nei suoi primi stint. Cala il buio, la lunga notte dei motori che urlano risentendo anche del cambio delle condizioni climatiche. Doppio stint di lotta feroce per Roberto Lacorte che lascia il volante a Lorenzo Patrese. Le nuvole dense dei giorni delle prove scivolano via. Cetilar Racing si mantiene nelle posizioni di vertice. Patrese fa un lavoro splendido mentre si prepara il fuoriclasse Antonio Fuoco. Antonio Fuoco nel pensiero di molti è il pilota più veloce dell'intero mondo endurance. Ha la faccia attesa un po' scura, parla con i meccanici, forse altre nuvole stanno arrivando. Papà Riccardo nei giorni scorsi ci ha raccontato delle sue sfortunate esperienze a Daytona, quella del 91 con la Lancia Martini Racing. Intanto incredibilmente Fuoco gira su tempi alti, sta perdendo posizioni. C'è su qualcosa? Tutto buio, la Ferrari numero 47 è ferma, è spenta nel centro della pit lane, immagine surreale. La prima cosa che ho detto dentro il casco nella mia mente è stato: ora chi glielo dice a Nico? Volevo scappare, cioè volevo che non esistesse quel momento lì. E poi ho detto, cavolo, questa è cattiveria forte, cioè, proprio, anche perché dice, ma sei fuori dai giochi, hai un giro, 2 giri, sei proprio perso, non vai avanti, no? Eravamo là. Non ci volevo credere, stavo cercando di chiudere gli occhi, riaprirli e rivedere la macchina in pista, vederla ancora lì davanti. Quando io vedo Nico correre, corro, è tutto doppio, le emozioni diventano doppie, le soddisfazioni diventano doppie, i dispiaceri quando mi si è fermata la macchina in pit lane è stato immenso, mai provato un dispiacere così, proprio, l'ho sentita proprio come una crudeltà del destino. Il sogno blu sta scivolando via. A questo punto resta solo l'obiettivo di consolazione estrema, quello di terminare la gara, obiettivo che nel mondo endurance è punto di onore ed orgoglio, ma è tutto molto triste. Just a little bit further down, Joe, the Cetilar Ferraris come in. It was a headlamp problem for that car that brought it into the pit lane. But it didn't get to its pits, it's dead stick and it's gone behind the wall now, the 47 Cetilar. Entrare in macchina sarebbe stato solamente girare in tondo, senza un obiettivo, senza più quella grinta che ci ha portato a essere dove eravamo fino a quel momento. Mi sarei schifato di rientrare in pista con quella motivazione. Se uno corre è per vincere o per fare un bel lavoro con la prospettiva di vincere. L'equipaggio è composto da Roberto Lacorte, Nicola Lacorte, Lorenzo Patrese e Antonio Fuoco. Correre con Antonio Fuoco significa che te in quel momento le tue performance sono confrontate con il pilota più veloce in assoluto nell'ambito dell'endurance e secondo me non solo nell'endurance. Tra l'esperienza che ha in Formula 2 e quella che ha in Hypercar e in GT sarà molto importante imparare da lui. È iniziata da qui la mia avventura nelle 24 ore, nelle gare più lunghe dell'endurance, quindi ovviamente tornare qui è sempre un enorme piacere, però abbiamo avuto il tempo e il modo di provare tante soluzioni e penso che abbiamo lavorato nel migliore dei modi e abbiamo fatto una buona preparazione per queste 24 ore. Lorenzo ha già abbastanza esperienza nel mondo GT e si è dimostrato un pilota molto, molto competitivo. Nico la prima volta in questo ambiente, diciamo, e ha fatto sicuramente già una buona impressione. Quando senti un pilota come Antonio Fuoco sinceramente felice ed entusiasta di fare la gara con loro due, è importante, è un messaggio molto importante. 4 piloti, ci sono 3 nomi. C'è quello di Antonio Fuoco, che è probabilmente il pilota più veloce che potete trovare oggi nel mondo dell'endurance. C'è uno stesso nome, Lacorte, papà e figlio che corrono insieme. L'altro nome è uno leggendario nella storia anche personale di tutti gli appassionati di motori, è quello di Patrese.
non è Riccardo in questo caso ma Lorenzo, per parlare con Lorenzo e con Nico, rispettivamente 19 e 17 anni, avremo molti anni di tempo, pertanto ho convocato i senior. Riccardo Patrese, ciao. Ciao, anche Matusa puoi dire, visto Riccardo. Lorenzo Patrese, questo nome mi dice qualcosa. Mi vengono in mente le lotte con Ayrton Senna e un altro Patrese, cioè Riccardo, che insieme al fuoriclasse brasiliano ha corso negli anni 80 e 90 regalandoci emozioni indimenticabili. Riccardo tra l'altro era amico fraterno di Ayrton. Io arrivo a 2,50 come te, sto molto felice perché non ci credo che arrivo come te a 2,50. Quanti ne hai? Non lo so. Quanto ne siamo? Veramente? 150? 150? Ah vabbè dai, sono solo 7-8 anni. Basta che il prossimo anno ne facciamo 30. Sono 7-8 anni. Siamo qua, io sono molto contento di vivere questa esperienza da tifoso del team Cetilar, e grazie a Roberto che ha dato questa opportunità a Lorenzo di correre qui in Ferrari, che anche questa è una bella novità per la famiglia Patrese, perché personalmente non sono mai riuscito a correre con una Ferrari, quindi adesso sono molto orgoglioso che ci riesca anche Lorenzo. Lorenzo Patrese a 19 anni è già un pilota di una certa esperienza e un certo curriculum, uno che le 24 ore le conosce già. Compagni di squadra nuovi, team nuovo, macchina nuova, insomma la lista è bella lunga, il tipo di circuito è molto diverso da quelli europei, a partire dallo storico banking, che secondo me è una tra le cose che quando arrivi e sali in macchina le senti di più, perché i primi giri devo dire che è un'esperienza particolare. Ti fa un certo effetto vedere un Patrese che mette quel casco che era il tuo, quello bianco con le bande blu, e che si infila su una macchina col cavallino. Si sono voluti quanti anni? Io potevo arrivarci attorno al 79, per cui più di 46. Tutte cose molto nuove, ma veramente mi hanno fatto trovare tutti a mio agio. È un pochino come essere a casa, anche se ci conosciamo bene o male da poco. Sono estremamente felice nel avere Lorenzo insieme a Nicola nell'equipaggio della 47. Si conoscono molto bene perché hanno viaggiato tanto insieme per i vari campionati in kart. Abbiamo fatto una sola gara insieme, era la mia prima gara nella categoria junior, la sua ultima, quindi siamo incrociati per un pelo. E ho un ottimo rapporto con lui e direi il più professionale che ci sia nel team. È sempre l'ultimo a lasciare il paddock, spesso anche troppo. Direi che è uno dei miei quasi punti di forza maggiori, cioè la voglia di non solamente essere capace di salire in macchina e fare la performance, ma di cercare di capire tutto quello che c'è attorno. Quindi a partire dal team degli ingegneri direi che sono uno di quelli, almeno per questo weekend, che è un po' più lì a pressare, però mi piace avere una visione sia sulla macchina, quindi di quello che facciamo alla macchina, sia di quello che succede fuori, sia di quello che succede agli avversari, che sicuramente... Lorenzo è già un pilota con esperienza di endurance, solo che qui si corre all'università, perché qui c'è un livello competitivo di valori, di macchine e di piloti elevatissimo. Rolex 24 overall, he's won it in class before, but we got a spinner. Oh, it's the Cadillac, it's the number 40 Cadillac, the Dex Imaging Cadillac from Wayne Taylor Racing. A 17 anni vai a fare la 24 di Daytona con dei piloti che fanno impressione, con dei costruttori che ci mettono la faccia, quindi con delle tensioni veramente importanti. C'è da aver paura, c'è da avere veramente paura, perché i colpi non vengono proprio risparmiati. Nicola, 17 anni, è la prima volta che corre con queste macchine, quest'anno correrà in Formula 3. Roberto, ma riesci onestamente a mantenere freddezza e lucidità di fronte a una situazione emotiva come questa? Questa è una domanda personale. Ma sì, no, onestamente sì, sto guidando con gli altri 3 compagni di squadra e no, quando io mi mettono il sedile dentro in macchina e chiudo le cinture, cioè sono io. Quando devo fare il padre faccio il padre, e quando devo fare il compagno di squadra faccio il compagno di squadra.
Quindi se devo fare il compagno di squadra lascio il passo a chi può contribuire ancora di più nel confronto di Nicola, ne dare i giusti consigli e gestire una gara così importante. Andrea è Drivers Coordinator, Giorgio è il nostro coach per i giovani. C'è un riferimento lì a destra del muro, dove lo trovi te, comunque vedrai che c'è e da lì comincia a frenare. L'importante è che la frenata non sia a picco, se freni tanto fermi troppo la velocità della macchina. Quindi fare un po' da panettone e fa scorrere un po' di velocità in questa parte qua. Comincia a rallentarla verso dentro. Nelle prove, se vi incasinate che arrivate lunghi, si può passare fino là, però attenzione, poi dopo potete andare dritto e riprendere la pista là. Ah, ok. Sì, ma non succede mai. Non ho sentito la differenza tra il Giorgio pilota e il Giorgio coach e spotter, perché lui era talmente legato a noi, talmente motivato a portarci avanti o a darci le informazioni, a fare il suo ruolo, che era dentro la macchina. Corriamo per non fare errori. Dopo, una volta che sei a posto con la gomma, con le temperature e tutto, allora a quel punto viene nessun problema. Questo si può fare sì, però non esageriamolo anche lì, no? Perché è una pista apparentemente facile, ma c'è la gara delle difficoltà enormi col traffico e le gomme fredde e l'uscita box. Cioè, storicamente in uscita box hanno picchiato in tantissimi e ci hanno perso le gare in tantissimi, ma tanti. Picchiato proprio dentro. E i migliori, cioè non tutti, cioè proprio tutti. Capita a tutti se non stai attento. Le persone che compongono il team non possono essere trovate in nessun'altra realtà. La cosa che lo distacca da tutti gli altri team è l'umanità che c'è, a partire da Amato Ferrari. Le emozioni che si trasformano in lacrime dei nostri meccanici danno la misura del significato di far parte di una grande famiglia che è F-Corse. Questo perché è nato nel segno di un'impostazione data da Amato Ferrari, che per poterla capire bisogna conoscerlo, ma tanti lo conoscono e tanti sanno perché intorno ad Amato ci sono tanti bei successi. Questo fa capire che CTR Racing ha un suo essere, motivo di esistere, oltre, con tutto il valore che ha fatto fino adesso, e questo è un grandissimo motivo di soddisfazione. Mi ricordo sempre la prima volta che, dopo tanti tentativi, tante fatiche, ho vinto questo orologio, che è il Rolex del vincitore del Maxi Hot Rolex Cup di Portocervo, che è l'icona, no, della vela d'altura. Io questo lo voglio far vincere a Nicola, perché è lui che ha detto io voglio quell'orologio, e lo capisco quando un pilota vuole andare a prendersi quell'orologio lì. Quello non si può comprare, quello si vince e basta. Il fatto di correre con Nicola non è mai stato un obiettivo, era un sogno. Non me l'aspettavo che arrivasse così velocemente. Riscontri, verifichi una crescita del figlio e Nicola così forte, ma non tanto crescita in termini di velocità pura, ma la maturità meritava proprio di percorrere questo e andare verso questo sogno. Ricordo quando avevo 9 anni, ero intorno lì alla macchina a vedere come un tifoso, e ora corro. Cosa che ho spesso, di saltare su una macchina nuova e impararla subito. Non mi aspettavo così velocemente, così bene con il GT3. Nell'endurance
riesce ancora un po' a trovare il senso forse più profondo del motorsport. Si corre in modo un po' brutale onestamente, però siamo un po' lontani dal mondo plastico. Questa è una parentesi, questo è uno squarcio nell'ambito di un percorso che Nicola sta facendo in Formula 3, ma allo stesso momento può far parte del percorso crescita di Nicola. Correre con mio padre è un'emozione grande e una cosa che non dimenticherò mai nella mia vita.